tutti, da Davide di Audio Costruzioni. So che alcuni di voi saranno stanchi di vedere il mio bel ghignone, però continuo imperterrito a spiegarvi delle cose. Aspetta, non devo mettere le mani così perché altrimenti il microfono non si sente. Mi è stato richiesto di spiegare un po' come fare a costruire un impianto hi-fi, no? Ma a livello base, no? A livello proprio base. Partiamo, andiamo avanti, no? Il cuore del sistema hi-fi, lasciando perdere quei compatti che forse trovate a MediaWorld e quant'altro, sono i pezzi singoli, no? E partiamo sempre dall'amplificatore. Di amplificatori ne possiamo trovare di tantissimi tipi. Però già un amplificatore usato, da partire anche dai 100 euro, che sia però un pezzo singolo, non un compattone, proprio un pezzo singolo, che sia vintage o che sia nuovo, no? Riusciamo già a avere un ottimo risultato, perché sono già macchine che cominciano a suonare discretamente bene, ok? Possiamo trovare apparecchi come questo, per esempio un integrato della Yamaha, adesso li ho messo fuori per esempio a 150 euro. Suonano diciamo un po' colorati i vintage. Possiamo prendere un ampli nuovo tipo, non so, io faccio un esempio, Denon, Marantz, Advanced Acoustic, che hanno diciamo un suono leggermente più moderno, leggermente meno colorato. Possono piacere o no, è sempre un'ottima scelta, in quanto se noi andiamo a prendere un pezzo singolo, no, non abbiamo problemi poi dopo a cambiarlo, che sia usato che sia nuovo. Possiamo andare da un commerciante come posso essere io e fare il cambio, o vendervelo per conto vostro o andare a fare il cambio, e in quel caso lì non ci si rimette molto, perché faccio un esempio: uno acquista un amplificatore da 200 euro, 150 usato, lo rivenderà a 100, 120, 130, insomma non è che ci si rimette molto. Col nuovo un filino di più, ma stando con le cifre basse è veramente abbastanza economico. Bene, cosa dobbiamo guardare che abbia l'amplificatore? Dunque, le nostre entrate, come in questo caso ce ne sono parecchie, no? Alcuni amplificatori hanno l'entrata per il fono, no? Cosa vuol dire? Che gli ingressi linea sono tutti uguali. Voi qua potete leggere CD, tuner, tape, sono tutti uguali, cioè l'entrata è fissa, potrebbero anche esserci scritto 1, 2, 3. La vera entrata differente è quella per il fono, che il fono esce molto basso, quindi negli amplificatori serve un qualche apparato che ci porti su, che ci elevi questo 0,03 volt per esempio che esce una testina, e ce lo elevi e così possiamo ascoltare. Molti amplificatori vintage ce l'avevano, poi per un periodo sono spariti le entrate fono perché il giradischi era quasi mezzo morto. Adesso quelli nuovi quasi tutti rifanno l'entrata fono. Non vi sto a spiegare alta uscita, bassa uscita, parliamo di testine semplici chiamate MM o MC ad alta uscita, che funzionano un po' con tutto. Se abbiamo un amplificatore in casa di quegli anni in cui non era previsto l'entrata fono, non vi preoccupate, possiamo mettere un prefono, ce ne sono di tanti tipi, per esempio questo della Project, il Phono Box MM, costa 69 euro di listino, no? Ce ne sono alcuni un pochino più economici, ecco qua per esempio mi viene in mente qualcosa, questi qua della Behringer, che io però non tratto più, che magari li trovate a 20-30 euro, o anche più costosi, però stiamo parlando di un impianto base. Abbiamo parlato dell'amplificatore e le entrate. Poi alcuni amplificatori hanno anche il tape. Il tape serve per registrare, no? Perché oltre che un'entrata ha anche un'uscita. Metti che noi vogliamo mettere su un disco e con la nostra cassettina registrare, ci serve che il tape esca. Okay? Questa è una cosa che quasi è in disuso, perché le piastre o i tape sono veramente pochi, non li costruiscono neanche più nuovi, bisogna andarli a trovare usati, ma si rompono sempre, è facile che le cinghino, ma insomma, consiglio mio, o siete super sfegatati, se no lasciate perdere i tape che le sono un casino.
andiamo a parlare di diffusori. Perché parlo di diffusori subito dopo l'amplificatore? Perché dopo l'ampli, secondo me, sono la parte più importante del nostro impianto. Alcuni diranno che i diffusori sono più importanti dell'amplificatore, ma ci sta, insomma, non è un problema. Allora, diffusori ne abbiamo di due tipi, da scaffale o a torre, ok? Anche qui l'usato può essere molto molto interessante, perché ci sono degli usati che suonano bene, anche vecchi, e ancora sono molto validi. Però bisogna far caso a una cosa: le sospensioni. Allora, molti diffusori vecchi, vintage, avevano le sospensioni di colore grigio, dette anche in foam. Quelle sospensioni lì hanno il problema che, in base alla luce, come sono state tenute, e così dopo 10-15 anni si sbriciolano e bisogna rifarle. Non è che costa molto, però 30-40 euro ad altoparlante si spende, quindi guardate quel lavoro lì. Ultimamente le ditte le fanno con questa, diciamo, gomma, che è praticamente eterna. Vedete, queste sono le ultime clip uscite, sono in gomma, le Sonus Faber, queste qua sono di un'altra marca, sono della Focal, insomma, le fanno quasi tutte in gomma. Quindi cosa dobbiamo spendere e cosa dobbiamo guardare? Allora, cosa dobbiamo spendere? Già dai 200 euro in su, anche 150, 200, si cominciano a trovare delle belle cassettine, anche usate, anche nuove. Sul nuovo, a quella cifra lì, consiglio sempre Indiana Line, perché dai 200 ai 250 si hanno sia le tesi che le nota, o viceversa, le nota che costano un po' meno, le tesi che costano un po' di più, che si vendono molto bene, e tante volte, visto che suonano anche molto molto bene, riescono a riempire ambienti anche abbastanza grandi, io le consiglio. State attenti, se avete poco spazio, no? Che a questa cosa qua. I diffusori da scaffale non riescono a insonorizzare ambienti grandissimi, ma ambienti di media dimensione. Non so, un diffusore da scaffale con un woofer da 16 cm, o ce ne sono anche quelli più piccoli da 13, può insonorizzare, se il woofer è da 13 cm di dimensione, può insonorizzare una stanza 3x4, 4x4, poi ci sono le eccezioni, ci sono delle diffusori, ma quelle andiamo su diffusori costosi che riescono anche a far meglio. Un 16 cm di diametro, come può essere questo, va anche per stanze anche 4x4, 4x5, altrimenti se abbiamo stanze più grandi consiglio i diffusori a torre. Ci sono anche sistemi diffusore da scaffale più subwoofer. Io tutto sommato, se uno non ha proprio quell'esigenza lì, li sconsiglio. Posizionamento. Allora, tutti mi dicono se abbiamo il raccordo reflex, perché qua dovrei aprire una parentesi, comunque adesso facciamo una sfarinata molto veloce. Insomma, posizionamento. I diffusori da scaffale vanno posizionati con il tweeter ad altezza orecchio a sedere, perciò normalmente si mettono dei supporti da 60 cm, no? E quindi il tweeter arriva a questa altezza orecchio quando siamo a sedere. Se avete una cassapanca, qualcos'altro, insomma, considerate, non è che una spanna di più, una spanna di meno cambia molto, però più li alziamo, se noi questi diffusori da scaffale li andiamo a mettere altissimi, il basso viene via, scompare. Diffusori a torre costano un po' di più, però considerate sempre che molte volte non c'è bisogno dei supporti, che poi sempre 100, 120, 130 euro li costano, quindi considerate quello. E considerate che se hanno il raccordo reflex dietro, perché dovrei fare una cosa, comunque andiamo un po' sul difficile, però vanno un po' distanziati dal muro. L'ambiente, visto che mi è venuto in mente il muro, parliamo anche dell'ambiente. L'ambiente, se è pieno di roba, è meglio, suona meglio. Se abbiamo gli angoli della stanza, ci piazziamo un bel diffusore lì vicino e l'angolo è vuoto, avremo molto rimbombo. Quindi io consiglio di mettere sempre qualcosa, una pianta finta, qualsiasi cosa, in modo da riempire l'angolo. Molto bene. Diffusori a colonna, li possiamo trovare usati, no? Anche lì dai 300 euro in su.
Nuovi si vendono bene sempre l'Indiana Line perché hanno sempre un bel rapporto qualità-prezzo, attorno ai 480-500 euro. Poi c'è il discorso sempre usato che lì va valutato di volta in volta. La nostra sorgente può essere un CD, e questo è sicuramente una bella cosa. Esistono CD a partire nuovi dai 200 euro in su che già vanno molto molto bene, no? E che fanno solo da CD, e abbiamo anche con una spesa diciamo non troppo esagerata già un buon suono, perché fanno solo il CD. Ascoltatemi bene, fanno solo il CD. Problemi che gli usati bisogna guardarli bene, perché molte volte l'ottica non legge bene, non legge i masterizzati, insomma l'usato è un po' da guardare con calma. Molte volte io ai miei clienti consiglio un nuovo, no? A 200 euro, 2 anni di garanzia, nessun problema, e pedalare. Però se noi vogliamo per esempio dire io voglio comprare un amplificatorino discreto da 150-200 euro, una coppia di diffusori da scaffale da 200-250, non ho più soldi, ok, perché ci può anche stare o si fa un upgrade un'altra volta, esistono i DVD, no? Vi faccio un esempio, un DVD da 30 euro come può essere questo, li trovate ovunque, suonicchiano. C'è un po' di differenza tra un CD e un DVD, cioè si percepisce abbastanza bene. Però è chiaro che si fa sempre quello che si può. Ora parliamo dei giradischi invece. La cosa più importante, molte volte vengono delle persone che hanno, visto che adesso il giradischi è tornato di moda, hanno dei giradischi presi dallo zio, dal nonno, dal papà in cantina. Cosa bisogna guardare se vogliamo rimetterli in moto? Prima di portarli qui da me, no? Provate a collegarli, no? A collegarli alla rete elettrica, poi dopo molti partono andando con diciamo il braccettino. Quando si sposta il braccettino sul disco parte la rotazione. Guardiamo se fanno i 33 giri. E come lo guardiamo? C'è un programmino, io ce l'ho sull'iPhone, si chiama RPM 33, ma ci sono su tutte le cose, che gli appoggiate sopra il vostro telefonino e guardate se fa 33 giri,3 al minuto. Quando avete visto se il giradischi funziona bene e se vedete che diciamo ne vale la pena, nel senso che non cade a pezzi, dobbiamo controllare il discorso testina, perché molti giradischi di un tempo avevano le testine proprietarie che andavano tipo infilate. Era una figata, perché uno non doveva controllare niente, se si rompeva andava a ordinare come ricambio. Il problema è che quei ricambi non si trovano più. Adesso ci sono le testine complete, no? Quelle che vedete con le vitine sopra, che si possono cambiare senza problemi, ma tutta la testina. Una testina, una volta aveva anche l'audiotecnica da 30 euro, adesso non so se ci sono più, comunque dai 30-50 euro ci sono le testine di ricambio, ok? Partiamo con questo discorso. Altrimenti ci sono gli usati o i nuovi, ne trovate naturalmente anche qui da me, vi faccio un po' di pubblicità, www.audiocostruzioni.com, no? Come per esempio un giradischi come questo dell'Audiotecnica, automatico, molto comodo, perché basta mettere sul disco, collegarlo dietro, spingere start, no? Noi colleghiamo i nostri cavettini RCA al nostro ingresso fono MM dell'amplificatore, quello che vi ho raccontato all'inizio di questa avventura qua. Oppure, se non abbiamo l'ingresso fono nell'amplificatore, dobbiamo mettere una di queste scatolottine che sono poi piccole, vanno messe anche dietro, con l'entrata, vedete, input fono, no? Quindi il nostro cavettino lo andiamo a mettere qua dentro, ok? E l'uscita la andiamo a mettere nell'amplificatore. Basta spingere start, questo parte, va sulla prima parte del disco, e quando arriva alla fine addirittura torna indietro. Gli automatici sono molto comodi, credetemi, perché uno è lì che fa le sue cose, sente il disco che finisce, tac, si ferma e siamo a posto. Però questo per esempio costa 320 euro di listino, dopo c'è un po' di scontistica, il modello che non mi ricordo mai, va bene, dopo ve lo dirò, comunque c'è un 3 nella cosa, costa questa cifra qua, e non ce ne sono tanti in giro così economici automatici. Dopo andiamo un pochino più su. Quelli usati bisogna guardarci se funzionano, perché l'automatismo
in giradischi che hanno 20, 30, 40 anni molte volte dà dei problemi. Altrimenti ci sono i giradischi manuali, ok? Anche lì ci sono da tutti i prezzi, si parte di solito con funzionanti da un centinaio di euro, 100, 150, 200, 300, insomma queste sono le cifre. E cos'hanno? Che normalmente uno spinge il pulsante start, lo mette sulla prima traccia, no? Quando arriva alla fine, niente, sta lì, questo sta lì fermo, non succede mica niente. E questa è un po' la storia dei giradischi. Come vi dicevo, la testina, se è da cambiare, non è un problema, si cambia, però considerate dai 30 ai 50 euro ci vogliono per cambiare la testina. Cosa succede? Uno che non ha mai usato i dischi, la prima cosa che sente è il rumore di fondo, no? Certi di più, certi di meno. Questo è il bello dei dischi. Il disco è bello per questo. Dovete abituarvi a questi rumorini. È proprio... sono fatti così, insomma, è il loro bello e il loro brutto. Cos'altro posso dire? Queste sono proprio sfarinate di cose che mi vengono in mente velocemente, no? Dopo cosa possiamo mettere? Possiamo mettere una radio, questa qua è tutta manuale, no? Una radio vintage, no? Che proprio abbiamo il nostro pomello, andiamo avanti e indietro, sono bellissime perché si illuminano, o ci sono quelle digitali, anche qui ci sono da tutti i prezzi, usatele, potete trovare 70-80 euro andando in su, dipende anche dalla marca e quant'altro. E anche la radio la possiamo collegare al nostro amplificatore in una delle entrate che vi parlavo prima, entrata, diciamo, normalmente è scritto radio, tuner, ecco, se no un'entrata. Io questa infarinata ve l'ho data volentieri, andremo nel dettaglio di una cosa e l'altra pian piano, voi seguitemi e soprattutto se vi iscrivete al mio canale YouTube vedremo di fare sempre delle cose nuove in modo da spiegare anche, diciamo, chiamiamoli principianti, come usare e entrare nel mondo dell'hi-fi senza svenarsi. E ricordate, un impiantino che può essere 200, 250, anche 50 e così, insomma, anche 600-700 euro, 500-600, vi togliete delle belle soddisfazioni e avete la possibilità di upgradarlo, che è lì la vera goduria. Cioè, se uno capisce che si è appassionato tantissimo alla cosa, può fare gli upgrade, cambia i giradischi, prende uno più bello, cambia l'amplificatore, prende uno più bello, do dentro quello. Ciao, come sempre però, se volete comprare qualcosa, www.audiocostruzioni.com.